Salve, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare lo stregato. Mi è stato chiesto di realizzare questo personaggio, questa è la mia versione. Andiamo a vedere come si realizza. Per realizzare la testa dello stregato abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato bordeaux. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia in aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Sostituiamo il filato con quello fucsia e andiamo a fare ogni 3 maglie un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 36 maglie basse. Andiamo a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ad inserire l'ovatta sintetica e andiamo a dare un po' la forma al viso del nostro stregato. Andiamo a tirare fuori le guance in questo modo e andiamo a riempire la testa e diamo un po' la forma pressando un po' leggermente ai lati in modo da farlo rassomigliare il più possibile al nostro stregato. Andate a riempire in questo modo, così non si riempirà tutto davanti ma piuttosto verso i lati e verso l'alto. Proseguiamo per il corpo in questo modo. Andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Possiamo procedere ora al lavoro in due modi. Possiamo fare o tutto con il filato fucsia e poi andremo a ricamare con il filo le strisce sopra viola, oppure possiamo alternare i vari colori nei vari giri, nei prossimi vari giri. Io vi consiglio di farlo tutto di un colore in modo che sia più semplice non staccare il filo, tanto poi il risultato viene forse pure meglio disegnando successivamente le strisce, ma è facoltativo, quindi decidete un po' voi. Nel caso volete andare a cambiare il filo, usate la stessa lavorazione, soltanto che dovete cambiare il filo nei vari giri. Io lo vado a fare semplicemente per semplificare il lavoro. Andiamo a lavorare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse, un aumento nella prima maglia, un aumento nella 12ª maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia, un aumento nella 13ª maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Andiamo ora a riempire e a modellare un po' la pancia del nostro stregato. Ha la pancia un po' pronunciata, quindi andate a tirare un po' in avanti l'ovatta e vi aiutate con l'uncinetto a distribuirla all'interno. Pressate un po' la testa verso il basso in modo che rientri leggermente in questo modo. Dovete stringere questa parte e spingere verso il corpo. Fatto questo, dobbiamo ora andare a suddividere 15 maglie per questa gamba e 15 maglie successivamente per quest'altra gamba. Andiamo a lavorare le nostre 15 maglie, ci uniamo al centro in questo modo e lavoriamo queste nostre 15 maglie, così come ho fatto vedere in altri tutorial.
Ho lavorato 5 maglie da questo marcapunti, vado nella parte opposta e proseguo su questa gamba in modo da realizzare le 15 maglie. Se non vi trovate a fare questo lavoro, potete tranquillamente cominciare dal centro e andare a lavorare le 15 maglie e unire, quindi chiudere ad anello la parte centrale in modo da realizzare le 15 maglie per questo lato. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo la diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 13 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, saranno 12 maglie basse. Facciamo 6 diminuzioni, saranno 6 maglie basse. Dopo aver riempito bene, dobbiamo chiudere in questo modo le nostre maglie. Entriamo prendendo sia questo lato qui della parte davanti che quello di dietro, in questo modo, e andiamo a lavorare 3 maglie basse, prendendo tutte e due le lavorazioni. In questo modo andremo anche a chiudere il piede. Fatto questo, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare nuovamente 3 maglie su quelle appena lavorate. Giriamo ancora una volta e andiamo a fare 1 2 catenelle, facciamo una maglia bassa nella nostra catenella, entriamo nella maglia sottostante e andiamo a fare una maglia bassissima. Andiamo nella prossima maglia, facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare l'altro dito, 1 2 maglie catenelle, entriamo nella catenella qui vicino, andiamo a chiudere con una maglia bassissima, rientriamo nella maglia del lavoro precedente, andiamo a fare una maglia bassissima e andiamo a fare un altro dito allo stesso modo, 1 e 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa nella catenella vicino e andiamo a fare la nostra maglia bassa e poi andiamo a fare una maglia bassissima nella stessa maglia in modo da chiudere le dita. Fatte le nostre 3 dita, possiamo chiudere il lavoro. Lasciamo poi il filo lungo in modo da poter rinforzare questa parte qui del piede in un successivo momento con ago e filo. Andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altra gamba. Lavoriamo allo stesso modo. Prima di chiudere l'altra gamba andate a modellare un po' il vostro stregatto in questo modo, appoggiate verso la schiena e fate scivolare l'ovatta un po' più giù verso il fondo schiena e la pancia andate a tirare un po' fuori in questo modo e andate a modellare un po' il corpo e poi proseguite con le diminuzioni fino a concludere come avete fatto per questo lato. Per il braccio avviamo un anello magico di 5 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a lavorare le nostre 5 maglie per altri 4 giri. Facciamo un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Facciamo un altro giro di 6 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Un altro giro di 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Un altro giro di 8 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 9 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per la coda abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, saranno 13 maglie basse. Facciamo altro giro di 13 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e saranno 15 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 13 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 11 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 10 maglie basse.
Una diminuzione della prima maglia saranno 9 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia saranno 8 maglie basse. Facciamo altri 4 giri di 8 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo ora a cucire le braccia in questo modo, da una parte e dall'altra. Con ago e filo andate a nascondere il filo che abbiamo lasciato in sospeso e allo stesso modo andate a rinforzare un po' questa parte qui del piede. Passate da un lato all'altro con dei punti invisibili all'interno del lavoro e stringete un po'. Andate a realizzare con il filato bianco una catenella io ho utilizzato 12 maglie, ma andate a misurare voi in questo modo e poi andate a fare delle maglie bassissime in modo da riempire un po' di più la catenella. Fatto questo andiamo a dare un po' la forma e andiamo a cucire sul volto del nostro streccato. Con un po' di filo dello stesso colore che avete utilizzato per la testa andate a realizzare il nasino. Fate prima la sagoma e poi andate a riempire col filo. Fate prima un triangolino in questo modo e poi riempite man mano, come ho fatto vedere in altri tutorial. Per realizzare le righe basterà inserire un ago col filo in questo modo e andare ad avvolgere più volte il filo fino a riempire un po' la parte. Andate a fare la larghezza che preferite e poi ripassate sul filo in modo da bloccarlo. Avvolgete più volte fino alla larghezza desiderata e poi ripassate. Fatto questo andate a bloccare i fili tutti insieme in modo che non si spostino. Andate a fare questo lavoro per tutte le righe. Bloccate bene da tutte le parti stringendo in questo modo e fermate. Proseguite fino al termine di tutte le righe. Con lo stesso filato che avete utilizzato per le righe andate a rifinire anche le unghiette. Entrate sui piedini, qui sulle dita, e andate a fare un po' di giri in questo modo in modo da riempire questa parte. Stessa cosa andate a fare anche per le mani, le braccia. Andate un po' più avanti e andate a rifinire le unghiette. In questo modo, soltanto verso la punta dei piedini e delle mani. Con della gomma eva o del panolencio andate a realizzare gli occhi, andate a fare 2 cerchi tondi e una pupilla nera al centro e poi andate a fare i baffetti con il filato nero. Andate a contornare la bocca con lo stesso filato che avete utilizzato per fare la base di sopra della testa. Andate poi con il filo lateralmente e andate a realizzare sulle guance queste piccole decorazioni fatte in questo modo. Fatele più o meno tutte della stessa grandezza e poi andate a spazzolare sopra con una spazzola. Fate la stessa cosa anche
sulla sommità della testa da un lato e anche dall'altro. Andate a rifinire in questo modo. Passate un po' di volte e bloccate il filo. Riempite un po' questa zona, salite verso l'alto e andate a riempire anche un po' questa zona qui, fino ad arrivare alla testa. Andate verso l'alto e rifinite anche questo lato qui come l'altro. Passate anche la spazzola un po' sulla coda in modo da far venire fuori questa piccola peluria, diciamo, sia sulla coda che sulle guance che sulla testa. Andate poi a fermare, magari se volete trasformarlo in un portachiavi, un anello sulla sommità della testa oppure sul dorso, dove preferite. Andate a fermare al centro o con un nastrino o con lo stesso filato. Prendete il vostro anellino e lo andate a bloccare bene. Passate più volte in modo da rinforzare la parte. Passate la spazzola in questo modo e andate un po' a stropicciare lì dove avete fatto queste decorazioni. Passate anche un po' sulla coda. Questa è la mia versione dello stregato, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta, condividetela con i vostri contatti e fateli iscrivere al canale, iscrivetevi anche voi se non l'avete ancora fatto. Aspetto le vostre richieste, le vostre foto e i vostri saluti. Ciao, alla prossima, tanti baci!